Ciao amici, oggi vi parlo del Nikon 1680. Oggi è fuori produzione, ma piuttosto unico nel suo genere, anche se non se ne parla molto, non se ne è parlato tanto. Allora ecco che faccio una piccola presentazione di questo obiettivo. Non ce ne sono molti con questo tipo di escursione focale, perché generalmente partono dal 17, però si fermano al 55, sono praticamente corrispettivi del 24, 70 su full frame e possiedono un'enorme qualità. Sono generalmente a 2.8, mi viene in mente il 17-55 Nikon, che avrete visto in una prova analoga a questa, oppure partono dal 18, ma in questo caso si spingono più in là. Insomma, un 17-70 è difficile da trovare. Probabilmente nei concorrenti, sì, è vero, c'è un Sigma 1770, anche questo, ormai fuori produzione, che comunque, diciamoci, non è all'altezza del Nikon. Oppure il Tamron, il 1770, che è attualmente in produzione ed è un ottimo cavallo da battaglia, forse anche meglio del Nikon oggi come oggi. Però c'è da dire che il Tamron nasce nel 2020, quindi con un gap tecnologico di ben 10 anni, anzi chiamiamolo un vantaggio tecnologico di ben 10 anni sul Nikon. 10 anni pesano parecchio sulla resa e sulla fattibilità, però resta il fatto che stiamo parlando di un 1770, mentre il Nikon è un 1680 e quel millimetro in più alla base e quei 10 mm in più in coda all'escursione pesano parecchio, già, perché comunque sembra poco un millimetro, ma per quanto possa sembrare strano, quando andiamo a cercare la visione grandangolare, ecco che quel millimetro ha il suo peso. Un paraluce ingombrante che nello scarso utilizzo che ne ho fatto ormai parecchi anni fa, perché non l'ho impiegato tantissimo, mi ha lasciato questo ricordo di scarsa praticità, un po', sì, forse anche perché si estende un pochettino. Le finiture di questo obiettivo sono di tipo premium, buona qualità, percepibile anche al tatto, ma quello che ci interessa di più è il risultato ottico e quello c'è tutto. Apertura relativa importante perché non dimentichiamo che parte da 2.8 e arriva fino a 4, anche se il 2.8 lo perde dopo appena il primo giro, pazienza, fa comunque meglio degli altri. Ma prima di parlare di prestazioni ottiche lasciatemi riassumere le sue carte vincenti. Un'escursione focale ampia che non trova un paragone altrettanto concreto nel full frame, se non in quel 24-120 che però è un f4 e perde il 2.8. La luminosità, vi dicevo, è buona, certo non è forse la migliore, ma 2.8-4 mi va già abbastanza bene. Compattezza, silenziosità e stabilizzazione. Sembra che tutto funzioni al meglio e se lo montate su un cavallo di razza come la D500 sarà difficile chiedere di meglio, perché è un'accoppiata di assoluto rilievo. Del resto sembrano nati un po' l'uno per l'altro. Bello il bilanciamento della macchina, bella la sensazione di questo obiettivo e soprattutto l'arco focale che garantisce. Prima di procedere, una doverosa premessa. Questo video nasce grazie alla collaborazione con Fabio Berti, che ha messo a disposizione il suo materiale, quindi grazie Fabio e un grazie anche da parte vostra che seguite il canale. Nei giorni che abbiamo trascorso insieme e durante i quali abbiamo realizzato una quindicina di video che starete già vedendo, ci siamo dimenticati di registrarne uno per questo obiettivo. Così ve lo presento da solo, ma vi parlerò anche in questo video delle impressioni che ho raccolto da Fabio quando ne abbiamo parlato a lungo, perché ci siamo detti davvero tante cose. Vi lascio in calce al video la serie completa che contiene recensioni molto interessanti come quella della D780, la D6, la Nikon D5 e anche la 4S, insomma tanto materiale. Nitido, buona escursione, risulta anche compatto. Al tatto non si rivela un pro, diciamo la verità. Le impressioni sono che sia davvero la lente all-in-one, ma un po' più leggero. E allora ritorniamo sempre là. Il buon lavoro è stato fatto, non è pesante come un 17-55 Nikon, ma è più leggero. Ci perde qualcosa l'aspetto tattile, però non la funzionalità e soprattutto non la resa dei colori, della nitidezza, della brillantezza, la velocità dell'autofocus, anche se rimaniamo comunque in quell'ambito dove insomma non si chiede di fare il super lavoro e gli straordinari. Come per tutti gli obiettivi, lo sapete,
Se lo montiamo su una macchina un po' più performante, guadagna davvero molto di più. Sulla D500 è da leccarsi i baffi, veramente una signora lente. E allora lo possiamo definire un vero tuttofare? Ma sì, anzi di buona, ma no, di molto buona qualità, con tutti i limiti del compromesso di un'estensione ampia e purtroppo di una copertura limitata del formato ridotto, ma vabbè, è nato per questo. Però la resa complessiva, il peso, il bilanciamento dell'obiettivo, soprattutto quando è innestato su questi corpi adeguati all'obiettivo, quindi delle APS-C, si concretizza in una piacevolezza d'uso. È pratico, è bello, gustoso da maneggiare, va a segno subito e silenzioso, insomma fornisce una qualità complessiva dell'immagine di buon livello. Non è lo zoom che può competere con una lente fissa, questo no, bisogna essere onesti e probabilmente non è quello che sceglierei per portarmi in una sala posa. Ma se avessi voglia di viaggiare leggero, con un unico obiettivo al seguito che possa fare un po' questo e quello, beh, non avrei dubbi nel mettermi nello zaino questo obiettivo. L'unica pecca, un prezzo d'acquisto su nuovo un tantino elevato che potrebbe far guardare da qualche altra parte, però se si riesce a trovare usato, assolutamente da tenere presente. Ciao a tutti amici, ormai vi aspetto al prossimo video.